Ciao a tutte, oggi è un bellissimo progetto di cucito creativo. Realizzerò una casetta in 3D. Sarà una bellissima decorazione o da appendere o da tenere su un mobile. E sarà anche una bellissima idea regalo. Sarà anche profumata questa bella casetta. Io la renderò natalizia, ma potete realizzarla con qualunque tipo di tessuto e in qualunque stile. Quindi potrete magari, se non la volete fare natalizia, utilizzarla anche tutto l'anno. Ricordo sempre che giù nella descrizione del video tutorial vi posterò il cartamodello gratuito che è composto da 2 fogli. Per chi invece non può scaricare il cartamodello, vi darò adesso le misure come faccio sempre. I fogli sono 2, questa è la sagoma della casetta e ci vorranno 4 pezzi. E questa invece è la sagoma della base, ci vorrà soltanto un tessuto. Adesso vi spiego, vi guiderò passo passo, è un progetto facile, però ha bisogno di alcune piccole accortezze per essere cucita questa casetta. Allora, vi dicevo, per questo progetto potete utilizzare qualunque tessuto voi avete, anche se volete il panno lench. L'unica piccola accortezza, se potete, è questa, cioè adesivare, quindi stirare un po' di fliselina termoadesiva in tutti i pezzi che comporranno questa casetta, se potete farlo. Se non avete la termoadesiva non fa nulla, verrà ugualmente bene. Allora, diamo le misure. Questa casetta misura il tetto 11 cm e il muro, questa parte qui, sempre 11 cm, per un totale da qui a qui di 22 cm. La larghezza sarà di 12 cm. Ci vorranno 4 pezzi identici. I margini sono già compresi. Il margine di cucitura sarà per tutti i pezzi che andremo a cucire di 1 centimetro. E poi la base è soltanto un pezzo che misura 12 x 12. Alla fine, quando la casetta sarà bella che pronta, potete personalizzarla a gusto vostro. Io vi farò vedere come la farò io, ma questo è soggettivo perché ognuno di noi è proprio gusto. Io vi posso dare uno spunto, un'idea, ma voi metteteci sempre del vostro. Quindi iniziamo subito a cucire. Allora, per prima cosa andiamo a comporre tutti i pezzi, che sono 4, della casetta. Io ho stirato un po' di fliselina dietro, di pesantezza leggera, e adesso andiamo a assemblare tutti i pezzi. Per prima cosa andiamo ad unire il tetto. Dobbiamo fare questa operazione, quindi fate combaciare il tetto col tetto, dritto con dritto, così. Prendete uno spillo, fermate qui la punta. È facilissima, basta seguire adesso questa accortezza che vi dirò. E qui fermo così. Allora, quando andrete a cucire qui, su questa parte in diagonale, dovete partire da qui praticamente, dalla parte in basso del tetto. Prendete la penna cancellabile e magari vi mettete il segnetto. Così, qui partiremo da qui. Quando andremo a cucire a 1 centimetro dal bordo, così come vi ho detto all'inizio, tutte le cuciture, tutti i margini saranno di 1 centimetro, le cuciture, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a 1 centimetro in meno. Quindi quando non dovete arrivare praticamente qui alla punta, dovete lasciare 1 centimetro. Ok? Quindi prendete il metro, mi andate a segnare 1 centimetro, eccolo qui, e io qui mi fermerò quando andrò ad unire il tetto. Quindi partite praticamente da qui a 1 centimetro dal bordo, bloccate il punto e fate questa cucitura fino a qui, e qui bloccate il punto. Non dovete andare fino in cima, fino alla punta, fino al vertice, vi dovete bloccare 1 centimetro prima. Questo per tutti i pezzi che andrò a cucire. Adesso andrò a cucire a 2 centimetri la lunghezza del punto, quindi mettete la lunghezza del punto più corta che avete. Inizio da sotto, posiziono l'ago a 1 centimetro dal bordo e parto dove ho messo il segno. Basta, adesso blocco il punto, faccio un fermapunto e faccio la cucitura fino al segno, lasciando 1 centimetro libero, quindi la punta non andrà cucita. Blocco, faccio un fermapunto e così abbiamo unito già la prima parte. Questa cucitura mano a mano che andrete a cucire le dovete appiattire, e già abbiamo cucito la prima parte. Adesso facciamo la stessa cosa anche qui, prendo l'altra
parte faccio combaciare così, punta con punta, e mi vado a fermare con uno spillo prima la punta, sempre dritto con dritto, e poi questa parte qui, e mettiamo un altro spillino. Poi ci metto una mollettina e facciamo la stessa identica cosa. Prendiamo il metro, a partire dalla punta segniamo 1 centimetro che non deve essere cucito, mettiamo il segnetto, e qui la stessa identica cosa. Qui prendiamo il cartamodello e partiamo sempre da sotto. Qui c'è il tetto, il segno, questo qui. Quindi partiamo da qui, al solito blocchiamo il punto e sempre 1 centimetro dal bordo facciamo questa cucitura fino al segno, perché 1 centimetro qui sulla punta deve restare non cucito. Ho cucito anche questa e mi ritroverò così le cuciture apritele. Adesso io voglio mettere un cappietto, un piccolo nastrino, in modo tale che se voglio la potrò tenere anche appesa, questa bellissima decorazione. Quindi vado a prendere un po' di nastrino rosso in velluto, ma se volete potete mettere anche lo spago o quello che si abbina meglio al vostro stile, in base al tessuto e al vostro gusto. Quindi prendo un po' di nastro in velluto, sì, la stessa dimensione. Allora, la misura 26 centimetri, ma è anche tanto. Io adesso vado a formare un piccolo cappietto, così, benissimo, e lo vado a posizionare qui. Il cappietto, il nodino, io lo faccio uscire fuori, così sono sicura che non si sposta. Quindi lo posiziono qui, in questo modo, e intanto vado a dare un punto di cucitura, sempre sotto, lasciando sempre il centimetro. Io già qui ho riferimento dove avevo messo il centimetro, che non doveva essere cucito, e me lo vado semplicemente a bloccare. No, proprio un punto di cucitura. Ok, e tenerlo fermo. Una volta fatto, ho bloccato intanto il nastrino. Questa parte qui adesso la posso anche tagliare. Prendo l'altra parte e vado a fare la stessa identica cosa. Metterò dritto con dritto qui e qui, che combaciano, fermo con uno spillo. Qui metto una mollettina e la metto anche qui. Sto attenta a non cucire tutto il nastro, così. E adesso prendo il metro e lascio sempre 1 centimetro a partire dalla punta e metto un segnetto. Con la penna chiusa è difficile. Ok, benissimo, centimetro. Ok, ho messo il riferimento. Dovete partire sempre da qui, quindi se volete mettete anche riferimento, ma io già ho la forma qui, quindi so che è qui. Sempre 1 centimetro dal bordo, blocco il punto e faccio questa cucitura e mi fermo qui dove ho messo il segno, scendendo di 1 centimetro. Adesso possiamo unire l'ultima parte insieme a questa. Vi sistemate il nastrino e unite così, punta con punta, e mettete uno spillino e qui deve combaciare.
così, qui metto una mollettina e qui pure, e parto sempre da qui, blocco il punto, prendete il segnetto di 1 centimetro che non deve essere cucito, a partire dalla punta scendete di 1 centimetro, tutto qua. E adesso vi faccio vedere anche l'accortezza per mettere la base. 1 centimetro, la penna cancellabile, qui, quindi parto sempre da qui, blocco il punto e a 1 centimetro dal bordo mi fermo qui e blocco il punto. Ho cucito anche qui. Queste cuciture, mi raccomando, appiattitele stirando, è facilissimo ragazzi, basta avere questa piccola accortezza. E questo sarà il petto, guardate che bello. Per sicurezza voi, nell'eventualità vi rimane un pochino aperto, con ago e filo andate a chiudere quel piccolo foro, nell'eventualità. Se avete cucito come ho detto io non dovrebbero esserci problemi, e poi tiriamo fuori la punta. Questo è il tetto. Adesso dobbiamo andare a cucire il muro, dobbiamo fare la stessa identica cosa. Adesso dobbiamo cucire sempre 1 centimetro dal bordo, ma ci dobbiamo fermare 1 centimetro prima giù. Quindi questa volta partiamo da qui, blocchiamo il punto e facciamo questa cucitura 1 centimetro prima, ci fermiamo. Quindi questo lavoro va fatto per tutte le parti del muro. Quindi tanto qua metto una mollettina, prendo il metro e vado a segnarmi 1 centimetro. Qui stessa cosa farò qui. Mettiamo una mollettina, prendiamo il metro, 1 centimetro e mettiamo un segnetto. Vedete quanto è facile? Stessa cosa anche qui. Se volete invece realizzarla non come decorazione da appendere o da mettere in qualche mobile, ma magari volete fare un bel peso porta, dovete aumentare in percentuale, magari fate delle prove, il vostro cartamodello. Questo che vi metterò giù nella descrizione, questa dimensione va stampata su foglio A4. Ecco fatto. Adesso 1 centimetro, segnetto e 1 centimetro. Adesso posso iniziare a cucire tutti i muri, lasciando questo centimetro libero. Dopodiché cuciamo la base. Ho cucito e mi sono fermato 1 centimetro prima. Stessa cosa farò qui, parto da qui a 1 centimetro di distanza e appena arrivo qui dove c'è il segnetto blocco il punto. Questo per tutte le parti che dobbiamo cucire. Allora, una volta cucito tutto, vedete, ho lasciato 1 centimetro dappertutto. Guardate che bella forma, ben definita. Adesso attacchiamo la base, prendiamo il tessuto che misura 12x12 e iniziamo a appoggiarlo qui. Qui abbiamo il margine libero perché abbiamo lasciato 1 centimetro, lo appoggiamo qui e stessa cosa qui. E adesso sempre a 1 centimetro dal bordo si va a cucire. Stessa cosa qui, così eviteremo le grinze tutto intorno. Aprite il margine che abbiamo lasciato libero, mettete la mollettina o lo spillo, quello che più preferite. Io mi trovo bene così con le mollettine. E stessa cosa qui. Verrà una bellissima casetta. Adesso sempre a 1 centimetro dal bordo partite da dove volete. L'importante è che lasciate un'apertura di 3, 4, ma anche 4-5 centimetri su qualsiasi lato. Quindi io ho deciso che lascerò questa parte aperta, quindi parto da qui, blocco il punto e vado a cucire fino a qui e blocco il punto e poi faccio la stessa cosa fino a qui, blocco il punto e sempre a 1 centimetro dal bordo mi vado a cucire fino a qui e blocco il punto perché qui resterà aperto. Adesso ve lo faccio vedere. Ho detto che parto da qui perché qui resterà aperto, sempre a 1 centimetro dal bordo, blocco il punto e vado a cucire. Le 4 cuciture, mi raccomando, devono stare aperte, queste qui, quelle del muro, le aprite
adesso blocchi il punto, ho cucito questa parte qui, così, adesso vado a cucire di qua, quindi qui, inizio da qui a 1 centimetro dal bordo e vado a cucire, blocchi il punto, da qui blocchi il punto e faccio questa cucitura fino a qui e mi blocco praticamente qui dove deve restare aperto, è facilissimo, continuo, controllate sotto che il tessuto non si sposta. Adesso che ho cucito tutta la base, qui c'è l'apertura, piano piano andate a portare sul dritto. Io questo passaggio, ragazze, lo velocizzo. Lasciate anche 6 centimetri, perché adesso io avrò un po' di difficoltà. Al solito mio lascio sempre di meno, ma ci riuscirò, ecco. E ce l'ho fatta. Il mio tessuto è bello pomposo, anche per quello, ma se ho usato un tessuto più sottile, di qualsiasi tipo di cotone, sarà diverso. Mamma mia che bella. Adesso abbiamo le pareti belle strutturate perché ho stirato la termoadesiva e adesso dobbiamo andare a riempire la casetta. Non so se dare una piccola cucitura per rendere ancora più strutturata questa forma. Potete mettere anche un piccolo peso poi all'interno, tipo dei sassolini o della sabbia per gatto, per dare anche struttura, ma anche, voglio dire, la base è bella quadrata, bella grande. Non so se dare un pochino di struttura però, ragazze. Piccolina, è che questo tessuto che sto utilizzando è abbastanza ciccioso. Vabbè, andiamolo a riempire, vediamo un po', casomai svuoto e vado a strutturare tutte le parti dove io ho cucito. Vediamo un po'. Allora, io non vado a strutturare, cioè facendo delle cuciture qui perché così è bellissima, già ha preso forma. L'importante è che riempite bene la punta, tutti gli angoli e la dovete riempire bene. Guardate che bella, adesso mi diverto a decorarla a gusto mio. Allora, io vado ad inserire adesso delle perle profumate, così sarà bella profumata questa casetta. È bellissima appesa oppure appoggiata magari vicino all'albero, sopra qualche mobile, una bellissima idea regalo, ragazze, la fate profumata, mettendo le perle, oppure degli oli essenziali che potete mettere nell'ovattafiocchi, poi la fate asciugare e la mettete all'interno, oppure potete mettere anche del potpourri. Ok, ne voglio un bel po', benissimo, fatto così. Adesso inserisco un altro po' di ovattafiocchi e vado a chiudere l'apertura o con un puntino di colla o con un puntino di cucitura. Bellissima, adesso vediamo come decorarla. Sicuramente qui metterò un fiocchetto, metterò delle bacche, un po' di botanica, qualche rametto finto e forse applicherò delle decorazioni in legno che ho già, tipo una porta, una finestra, qualche soggetto natalizio. Se no potete disegnare la porticina e le finestre con il pannolence, col feltro, li potete anche incollare o cucire a mano con un punto festone o un punto dritto, insomma un punto fizza. Ok. Allora ragazze, io l'ho già decorata perché come vi avevo già detto, decoratela a gusto vostro. Io amo la semplicità, quindi che ho fatto? Ho fatto questa ghirlanda di cui vi ho già fatto il tutorial. Se la volete realizzare anche voi, ve lo posterò giù il video tutorial nella descrizione del video. La stessa identica ghirlanda di cui vi ho fatto il tutorial delle decorazioni da appendere, quelle profumate. Poi ho messo un fiocchettino in velluto, la campanellina e questa scritta Merry Christmas e ho attaccato delle bacche e un po' di pino finto di rametti e basta con lo spago, bellissimo.
profumatissimo, è di grande effetto. Questo tessuto è bello, proprio morbidoso, sembra di peluche. Adesso invece vi faccio vedere col distacco che avrà un altro effetto questa bella casetta. Quindi poi decidete voi se realizzarla unica tinta o con due tessuti diversi, o addirittura ogni parete del muro potete realizzarla tipo patchwork con tante fantasie diverse che si abbinano tra di loro. Allora, per prima cosa, la base è sempre la stessa. Io ho stirato la termoadesiva per dare un po' di struttura alle pareti alla base. Stessa cosa qui, però se non avete la termoadesiva non vi preoccupate, la casetta verrà ugualmente bella e avrà una bella forma. Allora, prendo due tessuti, questo sarà il tetto e questo sarà la parte del muro. Adesso vi do la misura. Queste due strisce di tessuto, questa è quella per il tetto, misura 49 per 15 e questa chiaramente sempre 49, vabbè, se è 50 non fa nulla, tanto adesso capirete, per 15. Cosa faccio? Prendo il tessuto che sarà il tetto e lo vado a posizionare dritto con dritto, faccio combaciare e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo. Ragazzi, rispettate questi margini di cucitura con un punto dritto da qui a qui. Allora, ho cucito a 1 centimetro dal bordo, adesso apro e questa cucitura la porto giù, deve stare giù, questa linguetta la portate giù, dopodiché andate a cucire vicino al bordo, così questa starà ben ferma giù. Adesso che ho fatto questa cucitura qui vicino al bordo, prendo il cartamodello, posiziono qui 11 centimetri è il tetto, posiziono questa linea qui sulla cucitura in questo modo e mi vado adesso a disegnare tutta la sagoma del cartamodello, tutta così com'è. Una volta ritagliata fate la stessa cosa per tutte le parti che servono a noi, cioè 4. Una volta ritagliate le andiamo ad unire, ad assemblare così come abbiamo fatto per la casetta, questa qui che vi ho già fatto vedere, nello stesso identico modo, rispettando sempre il margine di cucitura di 1 centimetro. Dovete lasciare 1 centimetro, non dovete arrivare fino alla punta, e stessa cosa quando andate ad unire tutti i muri, lasciate 1 centimetro in basso e qui 1 centimetro in alto, non dovete arrivare al vertice, dovete lasciare 1 centimetro, così come abbiamo fatto per questa bella casetta. Una volta ritagliati tutte e quattro le sagome e la base, decidete prima se volete mettere una porticina, magari col pannolence, qualsiasi applicazione fatela adesso, ma soprattutto salite di 1 centimetro, 1,5 centimetri e applicate la porticina. Poi le finestre decidete voi. Io voglio la casetta senza niente, metterò una semplice decorazione con la campanellina, il fiocchetto e un tag, ma voi metteteci del vostro, decoratela, sbizzarritevi, divertitevi a decorarla adesso prima di assemblarla. Però ho cambiato idea, mentre io cucivo ho detto quasi quasi la porticina la faccio, avevo questa rimanenza del tessuto del tetto, quella termoadesivata, ho ritagliato una porticina e adesso sono salita di 1,5 centimetri e me la vado a centrare qui. Questo lavoro va fatto prima se lo volete cucire, se volete invece incollare lo potete fare anche dopo. Quindi adesso me la vado a centrare, quindi salgo di 1,5 centimetri e me la vado a centrare. 12, quindi 6, metto un segno qui, mi centro la porta, cerco il centro e lo posiziono al centro così, e adesso lo vado a fissare tutto intorno con uno zig zag bello stretto.
Se volete fate le prime queste applicazioni. Ok, se no le potete fare dopo, le cucite a mano oppure le incollate. Io farò solo la porticina e poi farò una piccola ghirlanda, però più piccolina, appesa alla porta, e poi metterò un bel nastrino, tutto qua. Niente ragazzi, io che non dovevo mettere niente, che mi sono decisa di fare pure le finestre. Allora, a parte la porta che ho già cucito tutto con lo zig-zag, ho messo anche la finestrella, ho disegnato già il cartamodello e vi ho disegnato anche il vetro. Quindi una volta che avete attaccato finestra e porta, qui salite di un centimetro e mezzo e applicate la porta, centratela sulla metà. Stessa cosa per la finestra, sono salita di 4 centimetri e mezzo. Sì, sono salita di 4 centimetri e mezzo, ho centrato la finestra sulla metà e l'ho cucita tutta intorno con lo zig-zag. Dopodiché con la penna cancellabile mi sono andata a disegnare la finestra. Adesso cambio il filo superiore e lo metterò di un colore bello sgargiante. Io metterò il verde e andrò con un punto dritto a simulare i vetri. Stessa cosa farò anche a quest'altra parete, salirò di 4 centimetri e mezzo. Mi sono persa la finestra ragazzi, era qua, ce n'era un'altra, ecco. Quindi salirò di 4 centimetri e mezzo, applicherò sulla metà la finestra, la cucirò tutto intorno con uno zig-zag e poi farò la stessa cosa anche qui, andrò a simulare la finestra con un filo a contrasto. Poi farò delle piccole decorazioni con del panno lence, farò delle piccole roselline che andrò, una volta risvoltato il lavoro, andrò ad incollare qui. Però adesso vi potete divertire e decorarla come piace a voi. L'ho voluta fare. Qui per simulare la manopola della porta metterò un bottoncino piccolo piccolo, proprio qui con la scritta Handmade, e qua ci farò una bella ghirlanda così, però più piccolina, e l'attaccherò qui. Se volete realizzare la ghirlanda, giù nella descrizione del video vi posterò il link del tutorial del cartamodello gratuito che vi farà vedere in questo tutorial come si realizza. Vabbè ragazzi, mi vado a cucire con lo zig-zag la finestra e vado a simulare i vetri con un filo a contrasto. Io lo metterò col verde. Dopodiché andrò a chiudere i muri e andrò a mettere la base, così come vi ho già fatto vedere nello stesso identico modo. Allora, io ho già applicato la ghirlanda qui e un bottoncino con la scritta Handmade qui. Qui ho fatto diciamo, il davanzale e ho messo delle piccole roselline. Adesso do anche la misura della porta e della finestra per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, la porta ha un'altezza di 8 centimetri e mezzo e una larghezza di 7, e poi stondate la parte di sopra, insomma la potete fare anche rettangolare, quadrata la porta, anche più piccola, vedete voi. Invece la finestra ha 4 centimetri per quasi 4, un quadrato, con la, diciamo, la parte di sopra stondata. Ho realizzato il davanzale, ho preso un pezzo di stecca di cannella, c'è un profumo meraviglioso, le perle sempre all'interno. E cosa ho fatto? Ho praticamente incollato, adesso lo porto alla stessa misura di questo, quindi me lo vado a tagliare. Ho tagliato un pezzetto di cannella, ho preso la colla e sono andata ad incollarla qui, così. Poi ho realizzato con i ritagli di panno lence tante piccole roselline e anche delle foglioline. Io le metterò con il rosso e con questo colore neutro. Dopodiché sono andata ad incollare qui le roselline, le foglioline, tutto qua. Ma adesso questo a gusto mio chiaramente, ma adesso potete, come dico sempre, metterci del vostro, potete fare delle tendine con un po' di merletto, potete arricchire tutto il contorno qui sempre con del merletto, con della passamaneria, sempre a gusto vostro. Io vi do le idee, voi metteteci sempre del vostro perché io amo le cose semplici, quindi alla fine ho deciso poi di fare porta e finestra perché comunque è molto carina, così è più ricca. Un'altra cosa, se usate anche voi la cannella, che io adoro questo profumo, se mettete questa casetta vicino a una fonte di calore tipo il termosifone, non è che la dovete mettere in un posto dove prenda fuoco, l'odore della cannella sarà ancora più forte, quindi sarà bellissimo proprio vedere questa casetta e sentirne anche il profumo.
Un'altra cosa, se mettete del peso all'interno, magari dentro delle bustine, mettete della sabbia anche per gatti o dei sassolini piccoli, potete realizzarlo anche come ferma finestra. Se invece volete un fermaporta, aumentate in percentuale il cartamodello, fate magari delle prove, mettendo tanto peso all'interno, potete realizzarlo come fermaporta. Io ho messo solo l'ovata e il profumo e le perle profumate, perché io le metterò sul mobile, mi piacciono tantissimo fatte così. Quindi, ripeto, metteteci del vostro e decoratela a più non posso, quindi passamaneria, fiocchetti, eccetera, eccetera. Come ho realizzato queste piccole roselline, l'ho fatto vedere tante volte in tanti altri tutorial, io però adesso lo faccio vedere di nuovo, magari c'è qualcuno che è alle prime armi e non lo sa fare. Ritagliate un pezzettino di pannoleggio, un qualsiasi cerchio di qualunque dimensione, questo sarà di 2 cm e mezzo, forse 3, no, 2 cm e mezzo, piegate così, ripiegate, poi mettete qui dove è aperto un puntino di colla, aspettate che si asciuga e avete formato la rosellina e poi sempre col pannolencio le foglioline fate una goccia. Io ho finito, guardate che meraviglia, è bellissima. Questa chiaramente decorata a gusto mio, ma voi potete sbizzarrirvi e esagerate se vi piace, è ricca, avete mille possibilità. Come ho già detto, mettete la passamaneria qui tutto intorno, se volete anche qui, potete anche fare delle applicazioni magari di un bell'abete, mettere le tendine qui con un po' di merletto. C'è tanto da fare se volete, a me piace la semplicità, quindi ho deciso di realizzarla così, ognuno poi la realizza a gusto proprio, mi sembra giusto. Io vi do le idee e voi metteteci del vostro, meravigliosa, anche questa è molto bella, molto elegante, molto, molto shabby, semplice, ma bellissima, e anche questa tanto tanto profumata, bellissima idea regalo. Ricapitolando, adesso vi do anche la misura di queste casette finite. Allora, questa misura 21 centimetri di altezza, una bella casetta. Questa sembra più pomposa perché il tessuto tipo, sembra tipo peluche e invece è velluto, velluto a costa, è bellissima anche questa. Quindi vi dicevo, se mettete il peso all'interno, quindi mettete magari della sabbia, anche la lettiera per gatti o tanti sassolini dentro, ovviamente 2 belle buste trasparenti tipo quelle per congelare, potete utilizzarlo anche come peso ferma finestra. Se invece la aumentate in proporzione, non so, fate magari delle prove, aumentate in percentuale, potete realizzarla più grande e fare anche sempre col peso all'interno un bellissimo fermaporta. Altrimenti anche così, io ad esempio le metterò sul mobile tutte e due e poi metterò anche delle lucine a led, infatti guardate, le ho già comprate, ne ho prese parecchie di queste e poi metterò in un mobile tutto intorno e darò luce con queste belle lucine a led, saranno ancora più belle.
bellissime. Spero che il tutorial vi sia di aiuto e vi sia piaciuto. Se è piaciuto, mi raccomando, supportatemi con un cuoricino, un commento e se potete anche una condivisione e anche Hype, che è la nuova funzione che ha introdotto YouTube. Vi ricordo che tutto quello che deciderete di fare, quindi qualsiasi tipo di supporto, è totalmente gratuito, così come lo sono i miei tutorial e i cartamodelli. Vi è piaciuto? Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, l'iscrizione è sempre gratuita, attivate la campanellina così ogni qualvolta pubblicherò un nuovo tutorial vi arriverà una notifica. Io vi aspetto anche sul mio gruppo privato su Facebook, Il Cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare lì e a me fa sempre un gran piacere vedere che questi progetti che vi propongo piacciono. Ringrazio per aver visto il video e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutte! Bellissima, realizzatela!